Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cuprior Euromed SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha Cuprior? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cuprior durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cuprior? Cuprior ha un farmaco a base del principio attivo trientina, appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento del morbo di Wilson e nello specifico prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo. È commercializzato in Italia dall'azienda Euromed SRL. Cuprior può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cuprior 150 mg 72 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Orphalan. Concessionario: Euromed SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: trientina. Gruppo terapeutico: farmaci per il trattamento del morbo di Wilson. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Cuprior è indicato per il trattamento del morbo di Wilson in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con dipenicillamina. Posologia: il trattamento deve essere iniziato solo da medici specialisti esperti nella gestione del morbo di Wilson. Posologia: la dose iniziale corrisponde di solito alla dose più bassa dell'intervallo e successivamente deve essere adattata in funzione della risposta clinica del paziente, vedere paragrafo 4. La dose raccomandata è compresa tra 450 mg e 975 mg, da 3 a 6,5 compresse rivestite con film, al giorno suddivisi in 2-4 dosi. Popolazioni speciali: anziani. Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose. Insufficienza renale. Sono disponibili informazioni limitate per quanto riguarda l'uso nei pazienti con insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi per tali pazienti, vedere paragrafo 4. Popolazione pediatrica. La dose iniziale nei pazienti pediatrici è più bassa rispetto a quella per gli adulti e dipende dall'età e dal peso corporeo. Bambini di età pari o superiore a 5 anni. La dose abituale è compresa tra 225 mg e 600 mg al giorno, da 1,5 a 4 compresse rivestite con film, suddivisi in 2-4 dosi. Bambini di età inferiore a 5 anni. La sicurezza e l'efficacia di trientina nei bambini di età inferiore a 5 anni non sono state ancora stabilite. La forma farmaceutica non è adatta per la somministrazione in bambini di età inferiore a 5 anni. Le dosi raccomandate di Cuprior sono espresse in mg di trientina base, ossia non in mg di sale tetracloridrato di trientina. Modo di somministrazione: Cuprior per uso orale. Le compresse rivestite con film devono essere assunte con acqua. Se necessario, la compressa rivestita con film divisibile può essere divisa in 2 metà uguali per fornire una dose più precisa o facilitare la somministrazione. È importante che Cuprior venga somministrato a stomaco vuoto, almeno un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo i pasti e ad almeno un'ora di distanza da altri medicinali, alimenti o latte, vedere paragrafo 4-5. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6-1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si consiglia cautela nel passaggio di un paziente a un'altra formulazione di trientina poiché le dosi espresse in trientina base potrebbero non essere equivalenti, vedere paragrafo 4-2. È stato dimostrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. È stato dimostrato che trientina riduce i livelli di ferro sierico, probabilmente riducendone l'assorbimento. Pertanto potrebbe ritenersi necessaria l'assunzione di integratori di ferro. Poiché copyright, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cuprior durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cuprior durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. Esistono pochi dati relativi all'uso di trientina in donne in gravidanza. Studi sugli animali hanno dimostrato una tossicità riproduttiva, dovuta probabilmente alla carenza di rame indotta da trientina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cuprior non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più comunemente segnalata nel trattamento con trientina è la nausea. Durante il trattamento possono verificarsi severa anemia da carenza di ferro e vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati casi occasionali di sovradosaggio con trientina. Nei casi di sovradosaggio fino a 20 g di trientina base non sono stati segnalati effetti avversi evidenti. Un elevato sovradosaggio di 40 g di trientina base ha provocato capogiro e vomito autolimitanti, senza la segnalazione di altre sequele cliniche né copyright anomalie biochimiche significative. Non esiste un antidoto per il sovradosaggio acuto di trientina. Il sovradosaggio cronico di trientina può causare carenza di rame e anemia sideroblastica reversibile. Il sovradosaggio e l'eccesso di eliminazione di rame possono essere monitorati utilizzando i valori dell'escrezione di rame nelle urine e di rame non legato alla ceruloplasmina. Per l'ottimizzazione della dose o l'adattamento del trattamento, se necessari, ha richiesto un attento monitoraggio, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri prodotti per il tratto alimentare e il metabolismo, prodotti vari per il tratto alimentare e il metabolismo, codice ATC, A16X12. Meccanismo d'azione. Trientina ha un agente, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di trientina dopo somministrazione orale è lento e variabile nei pazienti con morbo di Wilson. Il profilo farmacocinetico di Cuprior è stato valutato dopo la somministrazione di una. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici ottenuti con trientina hanno mostrato le seguenti reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali esposti a livelli analoghi a quelli dell'esposizione clinica e elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa rivestita con film. Mannitolo. Silice colloidale anidra. Glicerolo di benato. Rivestimento della compressa. Polivinilalcol. Talco. Biossido di titanio, E171. Glicerolo monocaprilo caprato, tipo I. Ossido di ferro giallo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.